Benvenuti amici del cancro, inizio un po' diverso dal solito, così passiamo subito alla lettura. Mostrami, cancro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di agosto 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro, periodo di riflessione probabilmente, periodo diciamo con una certa staticità. Quando c'è l'appeso è perché c'è un periodo in stand-by. Può essere che ci sia la necessità di fare un attimo il punto della situazione, perché quando vi capita l'appeso è sempre una ragione, diciamo, per guardare le cose da un altro punto di vista, o per mettersi nei panni di qualcun altro, o per, diciamo, valutare quelli che potrebbero essere il risvolto della medaglia in una certa situazione. Allora, partiamo col sole, l'asso di denari, un fante di denari, un 2 di coppe. Devo dire che partire col sole e con l'asso di denari è una partenza sprombattuto, se vogliamo. Ok, allora 2 di coppe, 2 di denari, re di bastoni, vediamo che ultima carta abbiamo. Cavaliere di spade. Allora ragazzi, qui si tratta o di una questione legata ad un'amicizia, o può essere un nuovo progetto che sta iniziando, perché con la carta, vi dirò, con la carta, guardate, si è girato anche un 6 di coppe, ve lo lascio perché è proprio bello. Con la carta del sole c'è qualche cosa che si sta espandendo o che sta comunque crescendo, e avendo anche l'asso di denari è qualche cosa che veramente ha già messo seme. Può essere un progetto che stiate concretizzando, una relazione tra amici che stia radicando, magari in un nuovo progetto. C'è anche questo fante di denari. Allora, qui potrebbe fare riferimento o a un figlio, o magari è l'amico o l'amica in questione, la persona di vostro interesse potrebbe essere. Andiamo dopo a vedere meglio con i mini tarocchi. Sta di fatto che abbiamo questo 2 di coppe e qui ho come la sensazione di rivedere l'appeso. È un po' come se ci fosse una sorta di dubbio sul se avere un compromesso con questa persona oppure no, se avere un incontro. Il 2 di, scusate, il 2 di coppe parla di incontri, di compromessi, di fidanzamenti anche, però questa è una lettura diciamo generale, quindi parlerò di compromessi, ok? Poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Queste carte le andiamo poi direttamente a vedere con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'inizio, ripartiamo dal sole. Giudizio e fante di spade. Allora, per qualcuno questo sole può rappresentare una persona che da tanto tempo che non vedevate o che non sentivate e che si rifà sentire con una nuova idea, probabilmente una nuova proposta, una nuova comunicazione, delle novità. Andiamo a vedere l'asso di denari. Mago, di nuovo un 1. 4 di bastoni, asso di spade e 2 di pentacoli. Allora, ci sono 2 assi, 3 con il mago. Ragazzi, qui o sì nella terza settimana di agosto qualche cosa prenderà forma, inizierà. Considerato che abbiamo anche un 4 di bastoni e, spoiler, il 6 di coppe, potrebbe essere una relazione duratura, una relazione, vi dirò che per qualcuno sì potrebbe essere una relazione anche di anime gemelle. Come dico sempre, le anime gemelle, diciamo che
io non considero le anime gemelle solo ed esclusivamente come anime romantiche, come relazioni romantiche, ma le anime gemelle sono tutte quelle persone che incrociamo nella nostra vita che ci fanno evolvere, diciamo, nella luce, o che in qualche modo ci fanno evolvere, no? Poi è un modo molto generale, in realtà tecnicamente non è così, però per non restringere sempre solo il campo al settore romantico, perché poi si creano illusioni su questo tema che non sono realistiche, ok? Ehm, Andiamo a vedere questo fante di denari. Sacerdotessa e 3 di pentacoli. Dunque, qui di nuovo vedo una sorta di reticenza, non capisco in che cosa, però, perché qua sembra tutto nuovi inizi, nuovi contratti, novità, qualcosa che arriva di nuovo, che può iniziare, però poi qui ho come il vostro dubbio del, ok, partecipo in questa cosa o non partecipo? Perché ho come la sensazione che qualcuno non sia abbastanza ferrato in materia da capire se il tipo di progetto di proposta è valido oppure no. O non conoscete abbastanza l'altro, magari per certi aspetti. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Quattro di pentacoli e cavaliere di coppe al contrario. Ragazzi, vi dirò, potrebbe anche essere l'altra persona che continua a dirvi stiamo bene come amici e non vuole qualche cosa in più, oppure potrebbe essere che se vi, cioè, è come se ci fosse un dubbio, il mettersi in questo progetto, in questa nuova situazione con questa persona, con questo amico o amica, può farvi venire il dubbio che nel caso questo progetto non vada bene, si possa incrinare anche la vostra relazione affettiva. Ho anche un po' questo sentore. Andiamo a vedere il 2 di denari, perché ce l'avete anche qui. Quattro di coppe, mondo, papa e fante di bastoni. Mm, Ho capito perché, ragazzi, non vi torna la questione. Perché gli accordi sono solo verbali. È come iniziare a lavorare ad un progetto senza avere accordi scritti, senza che le cose siano regolarizzate. È per quello che probabilmente state tirando un po' indietro ad esporvi più di tanto, perché è come se le cose non fossero ancora ben delineate. E per qualcuno ci potrebbero anche essere problemi di distanza o problemi di gestione familiare. Andiamo a vedere il re di bastoni. Asso di coppe. 3 di spade, 10 di bastoni, forza. Ragazzi, qui ho proprio la sensazione che vi dicono che è ora di prendere in mano le redini della situazione con questo re di bastoni. È ora di aprire il cuore. Avete un asso di coppe. Vi dico, può essere anche una carta che parla di innamoramento, ma considerato le carte che ho dopo, che sono carte che vi dicono che avete bisogno di liberarvi di certi pesi, di certe sofferenze, di certe forzature, mi viene da dire. Per qualcuno anche bisogna liberarsi della pigrizia, soprattutto. È un po' come il ok,
Aprire il cuore vuol dire anche fidarsi, no? Di se stessi e degli altri e della vostra capacità di poter dominare la situazione anche. E poi abbiamo questo cavaliere di spade e sento che è un po' come se vi dicessero andate dritti per il vostro obiettivo, andate dritti per il vostro sogno. Andiamo a vederlo. Abbiamo nuovamente un fante di pentacoli e un 7 di bastoni. Dunque ragazzi, se questo fante di pentacoli rappresenta un figlio, che magari voi vi sentite di appoggiare, ma può anche essere che il vostro partner o la vostra partner non si senta di appoggiare. Qui le carte vi dicono, perché magari ha un nuovo progetto, qui le carte vi dicono di andare dritti per la vostra strada, di non farvi influenzare dagli eventi esterni, e anche una carta insieme al Cavaliere di Spade che vi dice di non farvi distrarre, di puntare l'obiettivo, ok? Di puntare il vostro sogno. Questa cosa dei figli la sento abbastanza, vi dirò la sincera verità. È come se ci fosse qualcuno qua che da un lato si deve dividere tra la gestione familiare e la gestione del lavoro, magari, piuttosto che questo nuovo progetto e qualcosa che c'era già. Ragazzi, fondamentalmente questo periodo è un periodo per riprendere un attimino in mano, diciamo, la parte osservativa, la parte di osservazione, no? Avete anche l'appeso. C'è questo inizio, c'è questa onda iniziale e qui vediamo un attimino di, ok, aspetta un attimo, c'è qualche cosa che è stabilito, ma non è regolarizzato, non è regolamentato. Quindi come posso prendere in mano le redini della situazione per ottenere quello che io voglio, lasciandomi indietro i pesi, le responsabilità? Qua parla di strategia. Avete bisogno di creare una strategia per raggiungere il vostro obiettivo. È proprio da studiare a tavolino. Tenete presente che con il fante di pentacoli nel prossimo periodo potrebbe essere molto importante tenere d'occhio i conti, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cosa vi posso ancora dire. Ok. Carta numero 9. Wow, allora anche qui parla di rilasciare certe cose. Qui, ragazzi, parla di allineamento dell'anima. Quando si parla di allineamento dell'anima, si tratta di riscoprire quello che nutre la nostra anima e fare nella vita, ovviamente dove è possibile, ma dovrebbe essere possibile per tutti tecnicamente, quello che appunto, quello che ci piace fare. Chi trasforma la propria passione in un lavoro è in allineamento con la propria anima, perché è quello a cui la persona, quello che la persona ama fare e lo fa con passione, non pesa a questa persona alzarsi tutte le mattine e fare quella cosa lì, perché è quello che ama fare. E questo vuol dire essere allineati con la propria anima. E questo rilasciare, sento che bisogna un po' rilasciare le strutture e le barriere mentali in questo caso, ok? Perché qua comunque ci sono un sacco di carte che mi parlano di nuovi inizi, di amicizie, di prosperità, di nuovi cammini. Tenete presente che l'asso di denari anche, parla anche di doni e possono essere sia doni fisici, ma considerato che avete il mago, possono anche essere doni psichici. Con il mago si parla di legge di attrazione e legge di manifestazione. In quinta dimensione c'è una capacità misurabile di manifestazione. Ok, quindi è come dire, sì, è una capacità misurabile in numeri, la capacità di manifestare di ognuno. E più si alzano le vibrazioni, più questa capacità anche aumenta. Ok? Bene. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo.
Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Detto questo, di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!